tutti i discorsi che si fanno sulla mobilità, se non partono da un trasporto pubblico di linea funzionante, a mio modo di vedere, non sono democratici e non sono sostenibili. Quindi tutte le altre cose di cui possiamo parlare, oggi ci sono, ripeto, le biciclette e i monopattini, ma un domani, oggi non lo sappiamo, un domani ci sarà qualcos'altro. Ci sarà uno zaino volante che ci fa andare più veloci, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Sembrano stupidaggini, invece fra qualche anno saranno cose banali, ecco. Ma tutte queste hanno un senso soltanto se la signora Maria col bastone o il giovane che in quel momento ha un problema o quello che abita lontano possono spostarsi senza problemi. Ed ecco, secondo me, l'errore che si sta facendo negli ultimi anni, pensare che le nuove tecnologie possono sopperire invece all'infrastruttura, come dire. Ci deve essere l'infrastruttura. Il taxi fa parte di quella infrastruttura, perché noi siamo TPL non di linea, quindi diciamo, i nostri antenati che si occupavano di mobilità hanno pensato al sistema dei trasporti con il caposaldo dei mezzi pubblici, quindi bus, tram, linee, e i taxi che servivano per il, diciamo così, per il di più, o comunque per il bisogno individuale più complicato. Noi abbiamo bisogno, per esempio, di corsie preferenziali per i mezzi pubblici. Abbiamo bisogno che i pullman possano viaggiare, anche i taxi, ma in questo momento parlo del TPL, dei mezzi pubblici, di cui noi siamo una parte. E io penso che i taxi possano funzionare bene se i bus funzionano bene e in qualche modo questo aiuta il funzionamento di tutto il resto. I taxi possono assolutamente integrarsi. Io non temo, ecco, non ho vissuto come concorrenziale, diciamo, l'arrivo delle biciclette assolutamente, o l'arrivo dei monopattini tantomeno, che oltretutto non sono neanche così economici. E nemmeno il car sharing, tutto sommato. Il taxi fornisce un servizio diverso, di una mobilità più al servizio, nel senso che noi accompagniamo le persone anche. Quindi in questo senso c'è una cura più personalizzata della singola esigenza. E quindi sotto questo aspetto non c'è timore, diciamo, che il lavoro venga tolto da questi servizi in sharing. La paura che noi vediamo è che ci sia l'illusione che questi servizi in sharing possano sostituire l'infrastruttura, che a mio modo di vedere è un'illusione ed è un grande errore. Noi possiamo sicuramente con le istituzioni renderci disponibili per servizi più precisi. I buoni sono una parte, ma noi per esempio anche attualmente forniamo servizi per le strutture sanitarie, forniamo servizi per alcune aziende di cui il grosso pubblico nemmeno sa. I taxi sono uno strumento molto flessibile, quindi sotto questo aspetto le istituzioni sanno di poter avere una flotta di circa 1500 autisti, per esempio parlando di Torino, disponibili. Credo molto al fatto che i mezzi, cioè che la prima ricetta, il primo ingrediente debba essere dei propulsori sempre più efficienti e sempre più ecologici. Ci credo molto. Cioè la sostituzione totale dell'automezzo, del mezzo privato, diciamo, e poi anche del bus, o comunque dei mezzi a motore, la sostituzione di questi mezzi con altro la vedo un po' forse persino un'illusione. E poi, tutto sommato, forse neanche così tanto auspicabile. C'è la mobilità iperindividualistica, insomma, in cui ciascuno va con un mezzo, non mi sembra poi neanche così un obiettivo così positivo, ecco. Invece credo molto che la tecnologia ci farà fare dei passi da gigante nella implementazione di metodologie più efficaci di propulsione. Ecco,
Quando la tecnologia, via via che andranno avanti, e sono ottimisti su questo, che andremo avanti, sarà sempre più efficace, sempre più confortevole, perché oggi guidare per esempio un'auto ibrida è confortevole, sono silenziose, sono comode, morbide la guida, ecco. Quindi oggi diventa interessante comprare, anche se uno non crede che l'inquinamento sia un problema, oggi comprare un'auto elettrica o un'auto ibrida è positivo. Le istituzioni devono capire che l'eco, più che essere una lezione impartita a suon di bacchettate, l'eco e l'ecologia deve diventare interessante. E diventa interessante soltanto se essere eco fa risparmiare, se essere eco fa andare meglio, fa andare più veloci, fa andare più rapidamente. Io credo che avere la seconda linea di metropolitana per una città come Torino possa essere quel salto di qualità rispetto a una mobilità davvero strutturata, perché una sola linea è quasi un gioco, due comincia a essere un sistema, incastrandolo poi col sistema ferroviario metropolitano è un sistema. Io vorrei una città che sempre di più investisse sulla mobilità pubblica e sulla mobilità delle metropolitane, perché è ovviamente la migliore modalità di spostarsi. Oggi moltissimi cittadini usano la stazione Rebaudengo, di cui tutto sommato nessuno neanche parla, ma in realtà viene usata. Non è nemmeno una metropolitana, sostanzialmente prendono il treno. E beh, è una grande cosa per il quartiere di Borgo Vittoria. Questi sono gli investimenti che possono fare la differenza sulla vita quotidiana delle persone, che possono farti dire io la macchina non la compro nemmeno. Ed è qui la differenza vera, una città interconnessa, interconnessa che sa che il resto del mondo è più vicino ed è accessibile in qualche modo. Io amo pensare che Torino sia una città sempre più europea, dove i suoi cittadini pensano di essere un po' cittadini europei, cittadini che si possono spostare anche senza troppe risorse, ecco, che è importante. Che poi si spostino in bus, a piedi, in bici, in pullman o in taxi, l'importante è che pensino che sia bello vivere esperienze in giro per il territorio.